Ciao a tutti, oggi vi proporrò una ricetta super light, facile e veloce da fare. Pensate un po', vi occorrerà un cucchiaio per formare questi deliziosi biscotti, senza uova, senza burro, senza latte e senza formine per biscotti, perfetti per la colazione o la merenda, da inzuppare nel cappuccino o nel tè, morbidissimi anche 2 giorni dopo, purché chiusi bene dentro una scatola ermetica, sempre che ci arrivino, a 2 giorni dopo. Sono talmente buoni che spariranno in un lampo, così come è successo a casa mia. Ebbene sì, avevo ancora dei residui di cioccolato fondente di un uovo di Pasqua, l'unico, il superstite, e ho deciso di tritarlo, farlo a pezzetti e unirlo all'impasto. Erano esattamente 100 grammi di cioccolato fondente, ma voi potreste benissimo aggiungere le gocce di cioccolato oppure della frutta secca, buoni ugualmente. All'interno di un misurino pesiamo 60 grammi di olio di semi di girasole e 75 grammi d'acqua a temperatura ambiente. Aggiungiamo un cucchiaino di miele e 110 grammi di zucchero. Scegliete voi se di canna o classico. Mescoliamo bene. Ora all'interno di una ciotola setacciamo poco per volta 240 grammi di farina d'avena che io personalmente adoro alla follia. Ha un profumo eccezionale e conferisce agli impasti un sapore veramente speciale. Ma se non vi dovesse piacere o se non la doveste avere a casa in quel momento, potreste utilizzare ad esempio farina integrale o la farina che più vi piace. Setacciamo anche 9 grammi di lievito per dolci vanigliato, mescoliamo e uniamo il composto di acqua, olio, zucchero e miele preparato precedentemente, così come vi sto mostrando in video. Mescoliamo bene e quando il composto avrà assorbito la farina, allora dovremo fare la prova che abbia realmente la consistenza giusta. Utilizziamo un cucchiaio e vediamo se resta bello su, senza colare dai lati. Ecco, vedete? Uniamo il cioccolato tagliato a pezzetti, mescoliamo e ora siamo pronti per formare i nostri biscottini. Innanzitutto accendiamo il forno e lo facciamo preriscaldare a 180 gradi. Foderiamo una teglia con un foglio di carta da forno, inumidiamo leggermente 2 cucchiai in modo tale da far scivolare bene il composto e ora con un cucchiaio preleviamo una parte di impasto e con l'altro cucchiaio invece lo facciamo scivolare sulla teglia, sistemando un po' la superficie. Procediamo quindi in questo modo a formare i biscotti distanziati fra loro, così come vi sto mostrando. Con queste dosi dovrebbero uscire fuori circa 14 biscotti. Ora questo è opzionale, prima di infornarli adagiamo sopra ogni biscotto delle mandorle a lamelle. A me piaceva troppo l'abbinamento mandorle, cioccolato e avena, che meraviglia! Eccoli tutti in fila, fanno gola anche così da crudi. Se non vi dovessero piacere le mandorle potreste aggiungere sopra un po' di nocciole, granella di pistacchi oppure ancora altre gocce di cioccolato. Questo è a vostra discrezione. Li cuoceremo a 180 gradi per 15 minuti. Mi raccomando, dovranno uscire dal forno ancora morbidi per preservare tutta la loro morbidezza. Attenzione a non cuocerli troppo, quindi. Eccoli prontissimi, non potete immaginare il buonissimo profumo che hanno rilasciato mentre erano in cottura. Wow, sembra che abbiano le uova, il burro, insomma sembra che non gli manchi nulla. Vi devo confessare che ne ho già mangiato subito uno, ancora bollente.
Non ho resistito. Ma sono dei biscotti veramente irresistibili, sani, adatti alla colazione di tutti i giorni. Vi consiglio di provarli, non ve ne pentirete e ve ne innamorerete. Se li provate, mandatemi la foto, mi raccomando, perché mi fa sempre tanto piacere poi condividerle. E trovate tutti i miei contatti giù in descrizione, nell'info box o nel primo commento. Vi abbraccio forte forte, spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e vi rimando ai prossimi video. Ciao!